Si sente spesso parlare di chirurgia minoinvasiva. Questo perché negli ultimi anni c'è stata sempre una maggiore attenzione da parte dei chirurghi per diminuire quello che è il traumatismo chirurgico. In ambito di chirurgia protesica dell'anca, la tecnica AMIS, che sta a significare in italiano chirurgia minimamente invasiva per via anteriore, ha proprio lo scopo di diminuire quello che è il trauma chirurgico. Il chirurgo ha a disposizione 3 tipi di approccio per effettuare un intervento di protesi d'anca. Possiamo distinguerli in un approccio posteriore, uno laterale oppure anteriore. Il posteriore è probabilmente il più diffuso al mondo perché richiede solo 2 operatori ed è molto semplice e diretto. Viene effettuata un'incisione sul grande gluteo, ne vengono separate le fibre e vengono tagliati i muscoli più profondi che sono chiamati extrarotatori. Questo approccio ha lo svantaggio rispetto agli altri di avere un tasso di lussazioni leggermente maggiore come complicanza post-operatoria. Questo è legato al fatto che noi abitualmente flettiamo l'anca per vestirci, metterci le scarpe oppure chinarci. Il secondo approccio è quello laterale. In questo caso il paziente viene posizionato a pancia in su sul lettino. Questo consente per esempio di fare più facilmente controlli intraoperatori, se sono necessari, con radiografie, e ha il vantaggio di avere un minor tasso di lussazioni. Lo svantaggio di questo approccio è che in genere sono necessari almeno 3 chirurghi e devono essere sezionati il medio e il piccolo gluteo, che sono dei muscoli molto importanti nella deambulazione. E questo quindi può dare un fastidio, il più delle volte temporaneo, qualche volta invece permanente, durante la deambulazione. La terza possibilità è l'approccio anteriore. La via di accesso anteriore è conosciuta già da oltre un secolo, chiaramente non per la protesizzazione dell'anca, veniva utilizzata per esempio per drenare ascessi tubercolari, però è tornata ad essere utilizzata grazie all'idea di alcuni chirurghi che hanno capito che attraverso questa via era possibile accedere all'articolazione dell'anca senza tagliare i muscoli, ma semplicemente divaricandoli. Nella tecnica AMIS di cui stiamo parlando, il chirurgo effettua una incisione anteriore. L'incisione può essere longitudinale, quindi lungo l'asse della coscia, oppure nella sua variante bikini trasversale, così che la cicatrice possa rimanere nascosta dagli slip. Il chirurgo identifica il tensore della fascia lata, che viene divaricato lateralmente, e il sartorio e il retto femorale, che vengono divaricati medialmente. Questa via è anche chiamata una via internervosa perché separa 2 gruppi muscolari che sono innervati da nervi diversi, per cui un altro vantaggio è che oltre a non tagliare il muscolo non vengono neanche sezionati fibre nervose che innervano i muscoli stessi. Dopo aver divaricato questi muscoli, il chirurgo si trova direttamente davanti all'articolazione, alla capsula, che può essere sezionata per effettuare l'intervento di protesizzazione. Questa metodica ha una serie di vantaggi con delle conseguenze favorevoli a diversi livelli. Innanzitutto il fatto che non vengano sezionati i muscoli determina una minor perdita di sangue. Questo significa una minor percentuale di ematomi. Minori ematomi vuol dire minor dolore e minor rischio di infezioni. Il fatto di non tagliare i muscoli determina di per sé un minor dolore post-operatorio. Il paziente che si mette in piedi, infatti, dopo l'intervento avrà un minor dolore utilizzando un muscolo che non è stato sezionato. La diminuzione del dolore post-operatorio determina di conseguenza un minor uso di farmaci analgesici e un recupero molto più veloce. Venga pure. No, ora non cammina, mo per un bel po' non Quando è che è stato operato? Non può. 10 giorni fa. No. Dica la verità, quando è che è stato operato? 2 ore fa. 2 ore fa. In generale il paziente può essere mobilizzato e effettuare i primi passi nel pomeriggio se è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella mattinata, oppure il giorno dopo se è stato sottoposto a intervento nel pomeriggio. In media
I pazienti riescono a camminare e a fare le scale con l'ausilio del corrimano in terza giornata. Per i pazienti più anziani si riesce comunque quasi sempre nella prima settimana. Spiega qua. Quando è stato operato? È stato operato il 14 di novembre alle ore 9:30 E oggi che giorno è? e oggi è il giorno 16. Bene. La grande differenza sui risultati clinici l'abbiamo vista sulle categorie di pazienti più anziani e più giovani. Abbiamo alcuni pazienti che sono stati in grado di rientrare al lavoro dopo una settimana. Questo perché normalmente si riesce a camminare con l'ausilio di solo una stampella già dopo i primi giorni. È possibile quindi utilizzare la macchina e muoversi in autonomia. Per i pazienti anziani, altrettanto, il minor trauma chirurgico ha permesso di poterli mobilizzare già in prima giornata, anche pazienti ultracentenari. È quindi evidente che la diminuzione del dolore, delle complicanze post-operatorie non condizionano solo un vantaggio dal punto di vista clinico, ma anche economico. Per i pazienti in età lavorativa questo significa perdere meno giornate di lavoro e per il sistema sanitario o in alcuni casi assicurativo significa spendere di meno per quella che è l'ospedalizzazione. I pazienti infatti possono essere dimessi in tutta sicurezza dopo 3-5 giorni, senza necessità di un ricovero per la riabilitazione, ma potendo effettuare la riabilitazione da domicilio. Con una organizzazione adeguata sia preoperatoria che post-operatoria domiciliare è anche possibile effettuare, come già succede per alcuni centri, per alcuni pazienti ben selezionati, la dimissione in giornata. Cioè un paziente che viene operato al mattino è in grado di rientrare al domicilio con l'adeguata assistenza la sera stessa dell'intervento. In questi anni c'è stata un'evoluzione delle tecniche chirurgiche, ma anche una evoluzione delle esigenze dei pazienti. Se in passato era sufficiente togliere il dolore, oggi è importante tornare alla vita normale il più presto possibile e al meglio. Per alcuni pazienti addirittura tornare a fare sport. Abbiamo avuto pazienti che dopo un mese, contrariamente alle nostre indicazioni, hanno ripreso magari a sciare o addirittura a buttarsi col parapendio. Chiaramente questi non sono gli obiettivi della protesi d'anca con la tecnica AMIS, ma sicuramente sono un esempio di come la ripresa possa essere precoce. Il paziente può riprendere l'attività sportiva, ma deve essere consapevole che la protesi è un qualche cosa di artificiale che quindi è sottoposta a un consumo. Per questo motivo è importante che il paziente sia sempre sotto il controllo dell'ortopedico. La tecnica AMIS è una metodica minimamente invasiva. Abbiamo iniziato qualche anno fa selezionando i casi più adatti per questa metodica, ma oggi possiamo dire che è adatta alla quasi totalità dei pazienti. Il chirurgo che si occupa di chirurgia protesica dell'anca deve poter scegliere con il paziente, in base alle sue esigenze, quello che può essere l'impianto protesico migliore e anche la via di accesso chirurgica migliore.